because it was about to be thrown out. Quindi sono stato davvero fortunato e soprattutto anche grazie ai miei collaboratori a trovare del materiale originale di Radley e Metzger che stava per essere realmente buttato. And I think that would have been terrible sad if a great, unique film director, his whole entire work was just wiped out. E sarebbe stato veramente un gran peccato se un lavoro di pregio, come vedrete, fosse stato buttato via, così, senza pensarci. And that's what's so important about these events of restorations and presenting classic cinema to especially a younger audience, because it's the only way we can create the future. E quindi è questo anche la bontà, no? Di questa attività di restauro di alla fine classici del cinema, perché li si preserva e li si tramanda alle nuove generazioni, altrimenti non sarebbe possibile. Now, the film was Radley Metzger's first directorial debut, I guess you can say, and he was someone that was obsessed with sexuality. And he came at a time of the sexual revolution, and obviously we can talk about that at another time, but he chose eroticism as his medium. And you can kind of say the controversy of eroticism is still something we debate today in cinema, where, you know, violence and all the other components are very much something we just accept. But eroticism is still a subject that is very, you know, we debate it a lot, and especially nowadays in a very interesting way, because so many things are changing around us. So I think looking back at this film, it was incredibly bold to make a film like this, but also visually and aesthetically taking that precise, you know, almost like a literature approach to it was quite, you know, very close to being a masterpiece, I would say. Allora, innanzitutto questo è alla fine il debutto cinematografico, quantomeno alla regia di Metzger, e si può dire che cosa? È un film della fine degli anni 60, era il momento della rivoluzione sessuale e lui aveva una ossessione per la sessualità, lo possiamo dire. Quindi il tema forte è quello dell'erotismo, ma è un erotismo che diventa un mezzo espressivo e tutto questo discutere è qualcosa che ci portiamo ancora dietro, perché questo è un tema che continua ad essere estremamente dibattuto oggigiorno. Vedrete peraltro che per i tempi in cui è stato realizzato si può parlare sicuramente di un'opera sfrontata, ma estremamente elegante, estremamente anche vicina alla fonte letteraria da cui prende il via, con delle caratteristiche che io non esito a definire da capolavoro. And obviously Radley went and followed the trend of erotic cinema into the invention of hardcore pornography, and was able to make the opening of Misty Beethoven, for anyone who's interested in pornography, that is like the Citizen Kane's of porn movies. Quindi sostanzialmente poi l'evoluzione di Metzger è stata da film erotico a film hard, quindi ha aperto poi le strade alla pornografia, è stato quindi il padre in qualche modo della pornografia, però di alto livello. But having heard stories about Radley, who I've never met, was that he was never really comfortable in that world, and kind of stopped making films using his own name and came up with an alias and maybe died very unhappy. Però io non l'ho mai incontrato, chi ha conosciuto da vicino Radley dice che probabilmente non si è mai sentito realmente a proprio agio nel mondo del porno vero e proprio, e questo spiega anche il perché non sempre ha utilizzato il proprio nome e invece ha utilizzato pseudonimi, quindi a un certo momento ha poi interrotto questa attività e forse è morto neanche troppo soddisfatto di quello che aveva fatto nell'ultima parte di attività sua. And when we talk about auteurs, you know, which is a word everyone throws around a lot, what is an auteur? Well, in my opinion, it's somebody that follows 100% their desire, regardless of the work or what they're making, but it's 100% them. That's a very difficult thing to do, because it's hard to be yourself, it's hard to express yourself, and it's hard to trust oneself. And I think Radley, together with Ross Meyer, you can say, created a unique
form of cinema that you can't really categorize. You know, it's not establishment, it's not B picture or exploitation or art films or whatever. It's a Radley Metzger movie, and that's something very special. And if there's any young filmmakers here, just remember one thing: be yourself and make the films you want to see, and then everything else will be fine. And this film, Therese and Isabelle, was to have been made today and would have been shown at Venice in competition, it would have won the main award. Thank you.